Eccoci qua, ciao ciao. Dunque oggi daremo un'occhiata ad alcune app che io utilizzo per quello che riguarda il mondo dell'elettrico e quindi mi riferisco ovviamente alle app da utilizzare con la Cupra Formentor ibrida. Sono app che ovviamente strizzano l'occhio al mondo dell'elettrico e quindi alla questione delle ricariche presso le colonnine pubbliche. Su questo ho già realizzato un video che è presente nel canale ed è un video in cui spiego come effettuare una ricarica alla colonnina pubblica, una colonnina NLX. In quel video la ricarica la effettuo attraverso l'app Juice Pass. Bene, oggi darò alcune indicazioni, spiegherò un po' meglio quali app esistono, quali io utilizzo almeno per le mie esperienze personali, perché preferirne una anziché no e quali vantaggi e svantaggi hanno alcune rispetto ad altre. Naturalmente nei commenti sarò ben lieto di verificare le vostre di esperienze, quali app utilizzate, se le utilizzate, cosa mi consigliate, magari qualcosa che io sicuramente non conosco. Il focus sarà in particolar modo su tre app. E sono le tre app principali per quello che riguarda il mondo dell'elettrico e in particolar modo declinato nel senso e nell'universo dell'ibrido, quindi non è proprio il mondo elettrico, per esempio, di una Cupra Born. Per quello che riguarda la Cupra Formentor ibrida, io mi avvalgo dell'app che ho utilizzato nel video sulla ricarica pubblica e quindi l'app Juice Pass per quello che riguarda le ricariche occasionali. Come ho spiegato nell'altro video, ci sono sostanzialmente due modi, due tipologie di servizio e di costo per quello che riguarda le ricariche presso le colonnine pubbliche, e cioè l'utilizzo a consumo, quindi il pay per use, e l'utilizzo invece flat, attraverso cioè il pagamento di una tariffa di abbonamento che ovviamente in base al provider, all'operatore che abbiamo scelto, che può essere NextCharge, può essere NLX, può essere Duferco, eccetera, fornisce un determinato quantitativo di kilowatt-ore al mese da poter ricaricare e anche eventualmente altri servizi accessori come per esempio la prenotazione della colonnina elettrica in anticipo. Questo è un servizio per esempio che NLX fornisce ovviamente soltanto nei pacchetti ad abbonamento. Io posso prenotare la colonnina perché penso di arrivare lì tra mezz'ora e vorrei trovarla libera. Nei servizi pay per use, quelli basic, lo stesso servizio Juice Pass di NLX, questo servizio per esempio non è possibile. Altri servizi che offrono degli abbonamenti a prezzi minimi in realtà non hanno alcun corrispettivo in termini di kilowatt ore a cui possiamo accedere o servizi aggiuntivi come la ricarica della colonnina. Sono abbonamenti micro, diciamo così, molto piccoli, che però offrono magari delle tariffe agevolate rispetto alle ricariche pay per use. Esempio, una ricarica a consumo con Juice Pass di NLX oggi, fine febbraio, costa 40 centesimi di euro a kilowattora. Dal 7 marzo questi 40 centesimi diventeranno magicamente 58 centesimi, un incremento bello tosto, ovviamente legato alla crisi energetica e alla situazione che degenera poi, come sappiamo, nelle ultime ore in Ucraina. Un aggiustamento di questo tipo è stato già operato da NextCharge con un incremento a 54 centesimi per kilowattora, ma bisogna ricordare con NextCharge che c'è anche un ulteriore costo da aggiungere a ogni ricarica ed è 1 centesimo di euro al minuto per ogni minuto in cui noi siamo collegati alla colonnina. Questo è un costo non indifferente nel caso di automobili come la Cupra Formentor dotate di caricatori lenti. 3.7 kW è il massimo di potenza, quindi noi possiamo ricaricare 3.7 kW in un'ora alla massima potenza. Questo significa che per ricaricare completamente la batteria della Cupra Formentor, circa 10 kWh, abbiamo bisogno di 3 ore, 3 ore e mezzo, in funzione ovviamente della nostra quantità di partenza e dell'effettiva capacità di ricaricare alla massima potenza. Stando fermi 3 ore, con NextCharge noi dobbiamo aggiungere praticamente 1 centesimo al minuto. 3 ore sono
180 minuti significa 1,80 euro che vanno aggiunti solo perché siamo stati fermi a ricaricare. Non ha molto senso. La cosa è diversa, ovviamente, se io ho un caricatore a bordo veloce, per esempio da 11 kW, come per molte auto elettriche, non ibride, allora a quel punto io in un'ora avrò caricato 11 kW, ma gli 11 kW della Formentor vengono ricaricati, non sono mai 11, sono di meno ovviamente, ma vengono ricaricati in almeno 3 ore, quindi non ha molto senso. Ovviamente NextCharge funziona perché consente il pagamento di una tariffa leggermente inferiore a quella di NLX, per esempio. Ci sono altri servizi che dietro il pagamento di un mini abbonamento, parliamo veramente di pochi euro al mese, in realtà non danno accesso a alcun servizio aggiuntivo, per esempio la ricarica, la prenotazione della colonnina di ricarica, né dei kilowattora, cioè come dire, un monte di kilowattora da poter consumare. In generale le tariffe flat, come quelle di Duferco o le stesse previste da NLX, prevedono invece un quantitativo di kilowattora incluse, diciamo così, nel nostro piano. È un po' come la questione dei giga, no? Nello smartphone dietro il pagamento del nostro abbonamento, oppure i minuti, gli SMS e così via. Un servizio di questo tipo è quello offerto da Easy Charging ed è l'altra app di cui vi parlerò oggi. Easy Charging è un servizio della Seat Cupra, quindi a uso esclusivo delle vetture Seat Cupra, ovviamente ibride o elettriche, è il caso della neonata Cupra Born. In questo caso l'abbonamento, la tariffa base di 2,99 euro al mese, è il pacchetto cosiddetto Pure, consente non di avere dei kilowattora al mese e nemmeno di poter prenotare la colonnina, almeno ad oggi è così, ma semplicemente di accedere a una ricarica a tariffa agevolata. La tariffa agevolata in questo momento significa 39 centesimi a kilowattora, che non è poco considerando che appunto Enel sta passando, nei prossimi giorni passerà a 58 centesimi di euro per kilowattora. Quindi dietro il pagamento di una quota tutto sommato irrisoria, 2,99 euro al mese, noi ci garantiamo una ricarica a prezzi più contenuti. Naturalmente anche lì ciascuno di noi dovrà fare i conti e vedere un po' cosa conviene. Finché si rimane nell'ambito delle ricariche occasionali potrebbe essere una cosa conveniente. C'è poi un pacchetto aggiuntivo di Easy Charging a 9,99 euro in cui la tariffa per kilowattora scende ulteriormente a 20 centesimi di euro per kilowattora e addirittura nel caso dell'acquisto di una Cupra Born, quindi di un'auto integralmente elettrica, abbiamo la possibilità di accedere a tariffe davvero vantaggiose, in alcuni casi addirittura 9 centesimi di euro per kilowattora in funzione dell'abbonamento che abbiamo attivato. Un'altra cosa a favore di Easy Charging è non soltanto la piena compatibilità con l'autovettura. Per poter utilizzare l'app bisogna registrare l'autovettura attraverso il numero di telaio e quindi in questo modo l'app sa perfettamente che tipo di autovettura è collegata, che tipo di batteria, le performance di ricarica, eccetera. Ma l'altro vantaggio non indifferente è che nel momento in cui si attiva un abbonamento, uno dei due non ha importanza, viene spedita gratuitamente la card che serve per attivare e disattivare e terminare le ricariche. Naturalmente, come ho mostrato nel video sulla ricarica alla colonnina, la card non è necessaria, possiamo sempre effettuare queste operazioni attraverso l'app sul nostro smartphone, ma le app tendono a essere un po' più lente, un po' più scomode, a volte possiamo avere anche lo smartphone magari scarico. La card basta appoggiarla per attivare la ricarica, quindi per sbloccare la colonnina e poter inserire il nostro cavo e poi basta nuovamente poggiarla per interrompere, terminare la ricarica. Quindi diciamo che se ce la mandano gratuitamente noi lo apprezziamo particolarmente e non è una cosa da poco perché per esempio NextCharge non la manda gratuitamente, la fa pagare 5 euro se non ricordo male, ma una parte di questa spesa deve essere fatta attraverso una ricarica
iniziale, una prima ricarica di credito sul proprio conto. Quindi una ricarica per esempio di 20 euro avrà un riconoscimento di credito sulla carta più la spedizione della carta. Chi si fa pagare la carta veramente molto, forse troppo, è Enel X, perché solo per avere la card Juice Pass, per operare le colonnine Enel X, servono 16 euro, senza alcun credito, senza alcun benefit, se non la card stessa che ci arriva a casa. Io personalmente ho attivato un abbonamento Pure, quindi da 2,99 euro con Easy Charging, non perché ricarichi costantemente alla colonnina, io ricarico praticamente tutte le sere, tutte le notti in casa. Restiamo invece al momento in cui ricarichiamo fuori, perché siamo in giro, perché abbiamo la batteria scarica e dobbiamo ancora percorrere tanti chilometri e vogliamo viaggiare con la batteria, insomma, non a terra, perché come sapete l'auto ibrida funziona al meglio se la batteria non è mai del tutto scarica, perché altrimenti significa guidare un'auto a benzina con l'aggravante di portarci appresso tutto il peso inutile a quel punto di tante batterie molto pesanti. Allora facciamo in modo che la batteria non sia mai del tutto scarica e evitiamo magari di farla ricaricare al motore termico, perché anche lì non ha molto senso. Utilizziamo la benzina per ricaricare la batteria del motore elettrico. Costa di più in termini proprio di efficienza energetica, di inquinamento, non ha senso. Fermiamoci a una colonnina anche un'ora e ricarichiamo magari un 30% di batteria tranquillamente. Allora in questi casi in cui io stesso mi fermo a una colonnina, finora forse più per testare che per reali esigenze, ho voluto scoprire il mondo di Easy Charging, di questo servizio pensato proprio per le vetture Seat Cupra. Sono in attesa dell'arrivo della card ufficiale, mi è già stata spedita, quindi posso dire che il giorno dopo aver attivato l'abbonamento ho già ricevuto la mail in cui mi veniva data la conferma dell'avvenuta spedizione della carta, che in 5-7 giorni, veniva così comunicato nella mail, dovrebbe essere a casa mia. Quindi magari poi nel momento in cui dovesse arrivare ve la farò vedere e faremo magari un test di ricarica proprio con la card Easy Charging e con l'app Easy Charging per vedere un po' come funziona. L'altra app di cui vi volevo parlare oggi è NextCharge. È un'app che ho nominato parecchie volte e che probabilmente molti di voi che si avvicinano o che sono già dentro il mondo ibrido o elettrico conoscono, direi quasi necessariamente. NextCharge è un'app che utilizzo non per il servizio di ricarica, perché ho avuto modo di dirlo proprio in apertura di questo video, non conviene per un'auto ibrida con caricatore lento per quel discorso dei costi da sostenere semplicemente perché siamo fermi a ricaricare. Allora perché si utilizza NextCharge? Perché a differenza di tutte le altre app, almeno quelle che utilizzo io e che conosco io, NextCharge ha un servizio di esplorazione, diciamo così, e quindi anche di pianificazione per scoprire quali colonnine sono vicine diciamo rispetto alla zona in cui ci troviamo, migliore di qualunque altra app che io abbia provato. Per intenderci, NextCharge è una sorta di Google Maps delle colonnine elettriche o una sorta di TripAdvisor delle colonnine elettriche, perché su NextCharge abbiamo una mappa di tutte le colonnine, non soltanto di quelle Enel X, che sono quelle che troviamo se apriamo l'app Juice Pass, naturalmente. Quindi troviamo tutte le colonnine, anche quelle gratuite della Lidl, del centro commerciale, quelle dell'albergo magari in cui vogliamo andare a pernottare. E noi stessi possiamo intervenire con l'app NextCharge, se siamo registrati e abbiamo un account, per segnalare delle app che non sono presenti o che magari non funzionano più. Per esempio io stesso ho aggiunto non molto tempo fa una colonnina presente in un albergo in cui mi sono trovato a pernottare per qualche giorno. Ho scoperto che c'era una colonnina, io non l'ho utilizzata perché non avevo ancora con me l'auto, la Cupra Formentor, ma in procinto di entrarne in possesso ho segnalato comunque la colonnina. Quindi è possibile segnalare le colonnine con delle schede, dei piccoli commenti, appunto una sorta di recensione, ecco perché la chiamo TripAdvisor delle colonnine,
e mettendo anche magari delle foto. In questo senso chiunque si trova nei paraggi può sapere se quella colonnina per esempio è funzionante o come funziona magari, perché chi l'ha utilizzata ci dà delle indicazioni, per esempio chiedere alla vigilanza, chiedere alla reception, fatevi dare il cavo, non hanno il cavo, non funziona mai, eccetera. Quindi è un'app veramente preziosa, molto utile, che però io utilizzo soltanto per andare alla ricerca eventualmente di colonnine, diciamo così, non segnalate nelle altre mappe, alle quali posso eventualmente collegarmi. In questo senso la utilizzo anche per ricevere eventuali notifiche che mi arrivano in automatico, quindi le notifiche push come si chiamano, sul telefono, quando delle nuove colonnine sono state installate o sono state aggiunte dopo la segnalazione da parte di qualche utente nella zona in cui ci troviamo. È molto utile come servizio perché magari sappiamo che dove abitiamo in zona non ci sono colonnine e poi improvvisamente arriva una notifica, guarda c'è una colonnina nuova più o meno dove ti trovi tu. Quindi questo è un servizio direi interessante. Non vi parlo di altre app che riguardano la pianificazione del tragitto, e magari questo lo farò in un prossimo video, in un altro video, perché ci sono app molto interessanti anche da questo punto di vista. Sono l'equivalente anche queste di Google Maps, ma non per la ricerca delle colonnine, ma per la pianificazione di un itinerario, di un tragitto, di un percorso. Quindi se devo andare da Catania a Palermo, devo fermarmi per ricaricare, sì o no, eccetera. Capite bene subito che questo tipo di app è veramente prezioso, direi quasi fondamentale per le auto elettriche, le quali inevitabilmente devono avere la batteria sempre sufficientemente carica perché altrimenti si fermano. Un'ibrida alla fine può comunque percorrere un po' di strada, può percorrere anche tanta strada. Ovviamente, ripeto, il mio consiglio è quello di non percorrerne tanta con la batteria scarica perché diventa veramente poco efficiente e poco sensato. Bene, mi pare che per questa prima infarinatura di alcune app per le auto ibride sia tutto. Magari ci vediamo in un altro video con le app che in generale possiamo utilizzare per le nostre auto, che so, Easy Park, Telepass, eccetera, Telepass Pay, eccetera, tutte le altre app che sono molto utili quando siamo al volante o quando dobbiamo pianificare un viaggio, un determinato percorso. Bene, per adesso è tutto, alla prossima, mi raccomando iscrivetevi qui al canale Cupra Drive e ciao ciao!